Eccomi qua! Vi ricordate di questo vestito? È il vestito che ho comprato da Primark. Vedete? È veramente comodissimo. Allora, ragazzi, ragazze, ciao a tutti, ciao, ciao, ciao. Allora, alcuni di voi mi chiedono la differenza tra vivere in Italia e vivere a Lussemburgo. Allora, vi posso dire già subito che la differenza esiste. E esiste la differenza per alcune cose molto di più, si nota proprio la differenza, per altre invece non tanto. Allora, cosa posso dirvi? Posso dirvi per esempio che il clima. Partiamo dal clima. In Italia, l'Italia è uno dei paesi dove è possibile avere il piacere di avere le quattro stagioni. Quindi, quattro stagioni, vedo che il clima è comunque mite, in estate si riesce ad arrivare tranquillamente ai 40 gradi e gli inverni non sono veramente freddi freddi. Posso dirvi che qui siamo ad ottobre, la mattina mi sveglio con 6-7 gradi. Abbiamo avuto questa volta qui a Lussemburgo un tempo, delle belle giornate, sono durate veramente tantissimo rispetto agli altri anni. Sono qui da pochi anni, ma ho notato questa differenza. Gli altri anni fino all'anno scorso, già a partire dal mese di agosto, già incominciava a fare fresco, cioè io ho delle fotografie, Facebook ogni tanto mi ricorda le foto post passate, le foto vecchie che avevo postato e sono rimasta un po' così che era il 15 di agosto ed ero qui vestita con i collan neri, la giacca di pelle e quindi leggera, non era di quelle imbottite, però cioè, in Italia che noi facciamo così, no, non ci vestiamo assolutamente così. Noi cominciamo a vestirci così nel periodo di ottobre, fino a ottobre. E vi dico che adesso sono vestita con questo vestito qui, ma qua incomincio a sentire un po' di freschetto. Sono in casa va bene, la temperatura è piacevole, ma fuori fa freddo, quindi non potrei uscire così. Devo mettermi, per esempio, ho messo una giacca, ho una giacca fucsia, veramente bellissima, mi piacerebbe farvela vedere. E questa, per esempio, per lavorare in ufficio, metto gli stivali, il collan, questo vestito, una giacca da tailleur, bella, sfiancata, perché questo vestito è largo, quindi regala dei chili in più, in realtà non so così, ma so così, quindi approfittiamo, mettiamo una giacca sfiancata da tagliera e poi il giubbino che vi avevo mostrato, sempre acquistato da Primark, quello lì color senape, quello è caldo, imbottito, e il cappello fa freddo. Un'altra differenza che quindi questo è un punto a favore dell'Italia, secondo me è un punto a favore dell'Italia. Un'altra cosa è che qui non c'è il mare, però c'è il lago. C'è il lago e quindi per chi ama il lago ci sono molte persone, molti italiani che amano, preferiscono andare al lago e non al mare. Io preferisco il mare. Una differenza è le ore dei pasti. Qui
a mezzogiorno, proprio alle 12, si deve stare già, siamo già tutti là pronti a mangiare. E noi alle 12 che stiamo facendo in Italia? Noi in Italia invece di solito che facciamo? Stiamo ancora al lavoro, stiamo neanche incominciando a preparare a cucinare. Noi incominciamo a mangiare invece all'1:30, alle 12, e molti mangiano in compagnia di Beautiful, per esempio. No, invece qui alle 12 mangiano, pranzano e la cena invece è prevista per le ore 18. Noi alle 18 ceniamo? Assolutamente no, forse alle 18 stiamo facendo uno spuntino o un piccolo aperitivo, stiamo ancora a lavorare normalmente alle 18 o in palestra, attività sportive, culturali o a stirare, insomma queste sono le cose che si fanno alle ore 18 in Italia nel periodo comunque invernale, se no alle 18 si sta ancora a mare in estate. E una differenza è anche nell'alimentazione. Viva la cucina italiana! Viva! Non lo dico perché sono italiana, io sono una curiosa. In gastronomia mi piace proprio assaggiare e provare tutto, mi piace anche assaggiare la cucina cinese, e non indiana purtroppo perché è piena di spezie, però posso dirvi che la paprika, mi piace molto utilizzare la paprika, anche i sapori forti sì, mi piacciono anche i sapori forti, però da quello che ho notato, poi magari mi sbaglio, la cucina indiana è fatta veramente molto piena di spezie, si sentono molto. Invece amo anche gustare, per esempio, il pesce pieno di spezie. Allora, se si fa così, si rischia poi di perdere, di non sentire il vero sapore del pesce, perché copre tutti i sapori. O anche una bella bistecca piena di spezie, dai, di che sa? E questa, per esempio, ecco, nei supermercati, per esempio, trovo spesso la carne strapiena di spezie. Tu vedi queste carni qui che sono tutte gialle, più che gialle, color senape. Ma una bella bistecca senza niente, sì, ci sono, ma c'è molta abbondanza, c'è questa differenza. Se voi andate in una macelleria italiana, una macelleria proprio le macellerie che sono in Italia, ecco, non italiana, perché le macellerie italiane sono anche qui, ma se entrate in una macelleria in Italia è differente la macelleria che trovate qui a Lussemburgo. Anche perché Lussemburgo e comunque ci sono tutte le nazionalità e quindi cerca anche di adeguarsi a varie nazionalità e è anche giusto che sia così. In Italia la cucina è soprattutto italiana. Ci sono anche ristoranti anche là indiani, cinesi, però in Italia la cucina, quindi la cucina italiana è il numero uno. Mi piace anche delle cose americane, gli hot dog, gli hamburger belli, grossi, americani, con patatine anche dentro, ketchup, maionese. Mi piacciono queste cose, però quanti hamburger ci possiamo mangiare? Sono anche strapieni di grassi, questo pane pieno di zuccheri, non fa bene l'alimentazione così, non va bene. Questo è il mio pensiero.
Un'altra cosa è che se entri in una posta qui, prendi il tuo bigliettino, ti chiamano subito. Nella posta in Italia bisogna attendere tanto, tanto, tanto tempo. Là potrei fare non uno, due video soltanto per parlare le mie esperienze nella posta italiana, dell'attesa, delle risposte che danno, del lavoro, la differenza tra gli impiegati che sono in Italia e che sono qui a Lussemburgo. Questo è un grande vantaggio. Un'altra cosa è che noi guidiamo con fretta, abbiamo fretta. Ecco perché siamo famosi per i clacson, e quando scatta il verde subito bisogna partire, non si attende. Qua no, qua no. Mio marito è lussemburghese, guidava come un lussemburghese, adesso invece ha cambiato un po', non guida come un italiano ancora, no, è lungo il percorso. Un'altra cosa, una differenza è che noto che qui le persone sono più pazienti. Noi siamo un po', forse perché siamo più passionali, non lo so, però sono più pazienti. Bisogna... E un'altra cosa è che sono più educati anche. Non so se è giusta un'apparenza, magari è giusta un'apparenza, ma noi siamo un po' più istintivi, loro invece sono più educati, sangue freddo, riescono sempre merci, oh merci, merci beaucoup, merci di qua. Che a volte mi dicono grazie per niente. Noi diciamo grazie quando c'è da dire grazie. Loro su tutto. Merci, merci beaucoup. Oh, c'est comme ça. E sono sempre... Oh, ma io... Ma no, 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 sono pazienti. Sono... Noto questa grande differenza. Un'altra grande differenza è l'arte italiana, dai. Vogliamo mettere l'arte italiana con quella lussemburghese? C'è veramente un mondo di mezzo. Questo sono delle piccole differenze. Adesso non voglio, magari possiamo parlare più in là, continuare a fare un altro video, però vi posso dire che se sono qui a Lussemburgo è perché trovo che la vita qui sia, a me piace, a me piace, piace anche questo modo di fare, questo cercare di essere un po' meno istintivi, un po' meno mi piace comunque girarmi intorno e trovare i francesi e cominci a lavorare, quando cominci a lavorare in un'azienda in Italia, noi pensiamo, non ci poniamo neanche la domanda, ma chi saranno? Troveremo i francesi, gli spagnoli, i portoghesi? No, no, perché sappiamo già che entreremo lì, troveremo italiani. Invece qui è bello, puoi avere il collega cinese, giapponese, l'inglese, lo spagnolo, ma io ho notato che comunque gli spagnoli non ce ne sono molti, sono molti portoghesi, molti francesi, poi ecco, ci sono molti frontalieri qui, persone che vengono dal Belgio a lavorare a Lussemburgo, dal Belgio, dalla Francia e dalla Germania. Noi invece non abbiamo questo, tranne nell'Italia del Nord. Ci sono molti italiani che vanno a vivere in Svizzera e quindi, ma quella è un'altra cosa. Ma per il resto non ci sono frontalieri come ci sono invece qui. Comunque,
non voglio più, voglio salutarvi e ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere se volete che continuo a parlarvi qual è la differenza tra l'Italia e il Lussemburgo, secondo me, secondo il mio modesto pensiero. Vi saluto, ci vediamo, ciao!